vogliamo parlare di un argomento che ci hanno domandato in molti, specialmente quando eravamo in Italia. È vero. Diciamo che quest'anno ad agosto noi abbiamo un compleanno, no? Sì, Sono è 10 vero. anni che ci siamo trasferiti qua in Germania e come tutti quelli che si trasferiscono in un paese diverso dal proprio, quindi per noi diverso dall'Italia, nasce la curiosità di sapere come vivere nell'altro paese. Sì, diciamo che molti ci dicono, ma dai, dici, forse in Germania si vive meglio, altri dicono, beh no, come si sta in Italia non c'è nessun paese al mondo. Sì, è vero, molti dicono: "Ma come fate? Ma non vi È manca vero, questo?" Beh, certo che ci manca, sì, è sì, normale. Non è che lasciare il proprio paese, no, significa abbandonare tutto tutto. o perché non ti piace proprio più niente, no, ci sono delle esigenze dietro. Beh, diciamo che poi naturalmente la verità è sempre nel mezzo, però ci sono certe cose che sono sacrosante, che quindi uno dice, beh no, in queste cose è meglio l'Italia, oppure, eh no, beh, su queste cose la Germania batte tutti. E vorremmo analizzare proprio oggi questi aspetti, che a volte sono anche luoghi comuni, no? Sì, Partiamo naturalmente dando il vantaggio all'Italia. Quindi si dice che l'Italia è il bel paese per eccellenza e effettivamente è vero. effettivamente, lo dicono tutti, anche i tedeschi. Anche i tedeschi, abbiamo un bel clima, abbiamo il mare, abbiamo delle montagne, abbiamo quasi tutti i tipi di paesaggi che ci possono venire in mente, quindi laghi montani oppure fiumi, ruscelli dove poter fare anche Mamma canoa, mia, quello che cioè è per me è il paese più bello al più mondo. bello, specialmente turistico. Però qualcuno potrebbe dire, sì, è vero, ma l'estate? A luglio? Ad agosto? Purtroppo a luglio e ad agosto in Italia, almeno dove abitavamo noi, quindi nel centro Italia, per non parlare del sud, il caldo si fa sentire e anche parecchio. Sì, è vero, soprattutto, beh, se stai al mare, se non devi lavorare, se puoi stare a casa, il caldo lo sopporti. Se devi andare a lavorare, io ricordo estati veramente in cui Pazzesche. l'asfalto bruciava, cosa che non succede in Germania, dove sempre fa freddo. Diciamo che l'estate è un'estate mite, piacevole. Io sono 10 anni che dormo con il piumone. Sì, beh, diciamo che su questo, ecco, la cosa, diciamo che la Germania vince sull'Italia è il fatto che si dorme da Dio. E fino adesso non ci Cioè, sono zanzare. non ci sono zanzare, C'è un non ci sono silenzio poi. animalacci che possono entrare, cioè non c'è nulla di tutto ciò e in più c'è un silenzio. Noi abitiamo in una zona piena di palazzine, c'è un silenzio Piacevole. non direi tombale, ma cioè, e quindi non è che uno dice sono distratto da quello che urla perché magari ha attraversato con il rosso Il o cane che quant'altro. abbaia Cioè, continuamente. qui è veramente La pace. ruhig, cioè come dicono loro, Rui. tranquillo. Sì, è Quindi vero. su questo diciamo che per chi vuole qualcosa di tranquillo, dormire, Sì. rilassarsi, beh sì, allora Un po' come in un montagna. po' come in montagna, è Però è vero, è anche vero, è vero vero. che l'estate c'è perché il nostro fisico ha bisogno del sole per ricaricarsi. Naturalmente quando c'è è bellissimo, fa caldo, ma è un caldo piacevole, perlomeno nella È zona in cui vero. viviamo noi. Beh, qui noi, Poi certo, se vai al sud della Germania, anche lì fa certo, caldo, voglio sì, dire, beh, no? noi Però è qui sempre un caldo, secondo me, si mite, non sì. troppo. Beh, noi qui per la prima volta abbiamo dovuto prendere la vitamina D proprio perché ci mancava il sole e quindi Sì, sì, no, io avevamo ancora la prendo. deficit di questa cosa. Abbiamo molti deficit, veramente, a parte l'età. Però qualcuno dice, sì, è vero, va bene, voi dormite bene in Germania, ma per mangiare? No, Su questo mi purtroppo. dispiace, lo dicono pure le mie colleghe. Chi è stato in Italia, chi fa le vacanze in Italia, è l'Italia del mangiare. C'è Del una cucina mangiare. molto varia, Sì, c'è la sì. scelta di tanti prodotti
E qui non è che non si mangi, non è che i prodotti non si trovano, però certo non hanno lo stesso sapore. Anche se Sì. quando andiamo a fare la spesa, i prodotti che compriamo vengono dall'Italia, Dall'Italia, quindi sì, però c'è una Italia-Spagna. filosofia diversa quando vai dal macellaio. Qui è molto tutto senza sapore, senza... Cioè, in Italia si entra su un supermercato, ingrassi solo a guardare la roba che offrono. Vabbè, diciamo che in Germania, sì è vero, in Cioè, Germania c'è la cultura proprio della carne, qui si mangia sì, molto maiale, sì, ma proprio tanto. Ci sono le kartoffel, quindi ci sì, è sono le vero, le patate, patate, ok, no? poi ci Tanti tipi sono di queste pane. snizze che sono questa, come dire, fettina alla milanese che la fanno molto buona, il classico cosciotto di maiale cotto nella birra, Sì, quindi ci è la stanno, cucina tedesca che tutti voi conoscete, te la puoi mangiare però, in vacanza una volta ogni ecco, tanto, ma per noi italiani è veramente una tortura. una E infatti tortura. noi cuciniamo a casa, andiamo poco al ristorante. Però la cosa stranissima è che i supermercati in Italia sono carissimi. Sì, hanno alzato molto i prezzi, devo Cioè, dire, malgrado gli stipendi restino sempre è gli quello il stessi. fatto, Oddio, non rispetto so. alla Germania, ma non parliamo di cose particolari, cioè vabbè c'è il tipo di carne, il tipo di prodotto, no, no, parliamo anche di supermercati come il famoso Lidl, cioè i Un po' ci prezzi, deve pagare, ok, vabbè, però vabbè, cioè i prezzi sono diversi, in Italia costano di più e questa cosa è strana per gli Sì, stessi prodotti. Quindi diciamo che però però abbiamo però detto insieme, però cosa? Cosa vuoi dire? Io voglio dire una cosa che è il motivo per cui ancora resto in Germania. dilla, vai, dilla. La birra. Ah, Ragazzi, vabbè, è quanto è vero, buona la è vero, birra. Ringraziando chi volete è vero, voi, è vero, è vero, un è vero, prodotto è veramente questo, è è vero. buonissimo. Io poi che ne vado pazza, infatti devo stare molto attenta perché come È buona ed abuso prendo economica chili. ancora e Sì, sì, però è eccezionale. anche se c'è la birra che può magari fare ingrassare tutto quanto, se uno vuole fare la dieta, Ah, qui mi viene in mente una scenetta fantoziana, cioè devi venire in Germania, perché il sì, fatto stesso che tu non sei molto attirato nel mangiare, e in più anche il fatto che qui è pieno di palestre, quindi cioè, sì, tu è ti puoi vero. mettere in forma, non costano molto, Non che non in Italia non ci non siano ci palestre, la siano, differenza però è proprio a livello contrattuale sì, e di qui economico, cioè spendi di pochissimo e spesa. hai tantissimo. Quindi questa cosa è forte in Germania e quindi su questo diciamo che per quanto riguarda forse il benessere fisico, forse la Germania ha un qualcosa di più rispetto all'Italia. Quindi l'Italia vince sul cibo e la Germania magari vince sull'allenamento fisico, Che in forse. realtà le palestre sono molto frequentate, Sì. eh, non dai tedeschi. No, No, vabbè, adesso scherzo, beh, veramente non mi sento in grado di no, dover no, dire no, beh, determinate no, cose. però Loro certo, amano tantissimo qui, andare in bicicletta e sì, wandern, cioè sì, sì, è andare vero, è vero. fare escursioni. Questa è una Qui cosa che loro tantissimo, amano tantissimo, tantissimo. cosa che a noi Passeggiare, sì, passeggiamo, sì, però a noi però ci non piace più come in l'allenamento, Germania. no? Come... È vero. Loro hanno proprio questa fissa di fare proprio delle gite in bicicletta, ma anche lunghe, sì. e questa è forse un luogo comune che si vedeva nell'Italia, ma effettivamente è così. Loro hanno questa passione per le due ruote Sì, in sì, ma proprio bicicletta, anche per le ci moto, spendono però sì, soldi. sì, No, io, la assolutamente. collega mia l'altro giorno mi ha detto ha speso il marito più di 2000 euro per una Sì, bicicletta, tra l'altro, come si chiama quella Sì, ad sì, assistenza, pedalata assistita, sì, è sì, vero. pedalata assistita. Poi magari vestono, non si sa come, cioè, Vabbè, sì. cioè, è vero, è l'Italia in cui vince, è il paese dell'alta moda, Sì, dell'abbigliamento, vabbè, questo magari sei più esperta te. questo è rinomato in tutto il mondo Beh, che la moda italiana, che poi è sempre in competizione con quella francese, la Germania non abbia avuto stilisti che hanno fatto la storia, sì, è ma vero. è proprio una questione di cultura, cioè
come potrebbe succedere in Italia, però qui in maggior numero non hanno proprio il gusto, il piacere della scelta, Sì, è vero. io lavoro in un negozio di abbigliamento e quindi vi posso dire che insomma ne vedo tante Cioè, di qui robe ci e mi fanno- devo trattenere perché poi tra l'altro non riesco a vendergli quei 2 o 3 capi coordinati bene, giusto, però faccio fatica perché poi alla fine loro poi ma magari, questo non mi piace, poi magari non è che se uno non fa notare certe cose, magari la gente non è che non si veste male, no, però in Italia ce l'abbiamo distinto. parliamo di sensibilità, È diversa, ecco, quindi. abbiamo noi una sensibilità diversa, Cioè, qui no? se- Dell'eleganza, diciamo in che Italia qui se una donna deve andare anche al supermercato oppure cioè si veste bene. Qui sì, no. cioè io mi ricordo che No. quando Cioè, io mi ricordo che a volte mi è capitato di andare in Italia al supermercato in pigiama, però perché mi stava sotto casa, però era un pigiama, cioè sì, ragazzi, che certo, sembrava un certo. vestito alla fine, quindi io dico Sì, che è anche vero. in quel caso, no, c'è una scelta, un'attenzione, no? Comunque sì, e poi per dire, mia madre va a farsi i capelli tutte le settimane e Beh, ha beh. 86 anni, Qui cioè tanta gente si taglia i capelli da soli. cioè Cioè, è non è che è un inconcepibile caso, spendere, è l'abitudine. no, Cioè, è proprio una questione, no, cultura non ci diversa, siamo. ci sono esigenze diverse, poi magari No, loro hanno delle cose che noi italiani manchiamo, per esempio sono puntualissimi. Cioè loro sono di una puntualità che sì, io mi sento sempre in esagerata. imbarazzo, perché Sì. io purtroppo invece, Beh, questo forse sì, allora diciamo, io in non Italia dico, cioè bisogna essere puntuali nella vita, questa forse però è un punto a favore della sì, Germania, sì, assolutamente. assolutamente. Come, poi, ad Cioè io esempio, pure sono puntuale però, perché io sì, arrivo, però se devo iniziare alle 8, alle 8 la puntualità arrivo, italiana è diversa, cioè la puntualità tedesca è un quarto d'ora prima. No, sono Cioè, questo come poi a livello burocratico, no? sì, no, poi c'era un altro fattore, che questo fattore forse pochi lo conoscono, quello delle scuole. Cioè, la scuola, io parlo di scuole primarie, quindi scuole elementari, ma anche le scuole quelle professionali dove ti insegnano un lavoro, in Italia sono molto più valide, almeno a mio parere, rispetto a quelle tedesche. Cioè, in Italia se si forma un elettricista, un idraulico o che ne so, un falegname, cioè è bravo poi a livello manifatturiero. Cosa che qui in Germania sì, sono bravi, ma a paragone non c'è questa professionalità e questa conoscenza a 360 gradi e neanche creatività che abbiamo noi in Italia. Beh, tu parli dell'Ausbildung, della preparazione, diciamo, dei ragazzi, perché l'apprendistato, in no? realtà allora, in realtà a me piace come hanno strutturato la scuola, Sì. il sistema scolastico mi piace tantissimo. Però poi A 16 il anni tu risultato potresti già andare, è un è po' vero, come una volta da però noi, il no? risultato finale, anche se Sì, è ordinato beh, noi avevamo meglio, Tommaso che andava a scuola qui, lui ha detto no, io gli studi li finisco in è un Italia po' perché la caotica. preparazione era Sì. rispetto a quella italiana molto diversa. Diversa, frammentata, no, Ma non neanche frammentaria, frammentaria, non so come dire, era un po' leggera, un po' dai, leggera, diciamo cioè, un po' ecco, leggera. capito? Però è anche vero che paradossalmente in Italia se anche ti formano bene, poi però il mercato del lavoro è un mercato del lavoro allo sfascio, quindi ci sono poche opportunità. Sì. I professionisti, tu hai studiato per fare una cosa, ti ritrovi a fare tutt'altro. Se hai superato, come è successo a noi, se hai superato i 35 anni, tu sei out, sei fuori. Ne abbiamo poi l'esempio. Cioè, tutta questa cosa, Sì. promuoviamo i giovani, No. che ci sta, Però la domanda mia è, la fascia d'età dai 35 anni fino all'età pensionistica, quindi stiamo parlando di 30 anni, che in Italia è la stragrande maggioranza, che fine fa? Cosa che qui in Germania non succede. No, assolutamente, ma devo dire che in Italia c'è anche la difficoltà dei giovani, no? Studiano, si Sì, preparano, cioè, poi non sanno, ma
dove andare, no? Cioè come poter lavorare, sono opportunità. Io so, perché alcuni figli di conoscenti italiani sono venuti a terminare gli studi qua, io parlo di università, Certo. di formazione post-universitaria, Master o master, quant'altro. e lavorano, cioè Sì. è una formazione dove ti danno anche, sei anche pagato. Invece noi in Italia una volta era così negli anni È 90, vero. che percepivi Sì, comunque uno sì, stipendio però nella è formazione. cambiato. Adesso nella formazione tu devi pagare. Sì, è vero, è vero. Siamo tornati come 50 anni Sì, fa. sì, è vero, è Devo vero. dire che in base, parlando con il coreografo e direttore artistico del teatro di danza qui dove abitiamo noi, è italiano, lui sono circa 20 anni che si è trasferito in Germania, poi è diventato direttore artistico qua. Quindi la sua compagnia sono italiani, Certo. molti ragazzi. Ha detto l'Italia prepara impeccabilmente i ragazzi, cioè le scuole danno una formazione meravigliosa. Infatti noi, lui Certo, è è vero, è proprio vero. contento di questi ragazzi, però Però purtroppo li spinge poi a dover andare fuori all'estero non perché non c'è il posto. non crea posti di lavoro. Quindi ci sono 1500 accademie, Sì. per dire, ma non ci sono i posti per i ragazzi che escono Anche poi perché laureati, diciamo che diplomati. il mercato del lavoro in Italia, qui entriamo nel discorso politico, che comunque anche questo sarebbe un aspetto a tenere in considerazione. In Italia è lo sfascio, Sì, indipendentemente che ci sia un governo di destra o di sinistra, in Italia è lo sfascio, cioè la divisione che c'è fortemente fra la classe dirigente e la classe operaia è un disastro in Italia. sì. E quindi questo spinge molti a dire: mamma mia, io ho una famiglia, non ho il lavoro, ho più di 35 anni, cosa faccio? Allora, Sì. il discorso è che uno dice: o vado in Germania o in un altro paese, che adesso ad esempio è molto allettante anche la Spagna, no? Certo. Oppure ho questi due vecchietti che sono i miei genitori, i miei soci che hanno la pensione, cerchiamo di tirare avanti. Ecco, Cioè, il che non fattore è è neanche questo, giusto che poi, non è neanche perché giusto, perché comunque, cioè è giusto assisterli, quindi non è ecco, giusto dover andare fuori dal proprio paese, cioè che poi, vabbè, che se poi entriamo in questo discorso io sì, mi innervosisco da morire, perché beh, tu fai pagare le tasse una vita per far crescere i figli, istruirli e poi questi figli andranno andranno all'estero, all'estero, quindi non perché ti ritorna indietro niente, quindi famiglie di è persone vero, anziane si ritrovano da soli, adesso nemmeno più le badanti si trovano più, no, perché quindi è qualcosa che vado spereremo fuori nei di robot, testa. come dicevamo in un Sì, altro video. sì, Sì, sì. sì. Va bene, al di là di questo, Quindi quindi questo diciamo che diciamo che effettivamente ancora qua si può. in Italia Eh, vince nel discorso preparazione, perde purtroppo nei confronti della Germania per quanto riguarda posti, meritocrazia e posti di lavoro. certo, In più la Germania vince anche da un'altra parte, che è la burocrazia. assolutamente sì. In Italia è lentissima, a volte sembra che neanche esiste. In Germania invece è molto veloce, ti danno un appuntamento e tu in quel giorno fai tutto. Ma paradossalmente anche alcune istituzioni italiane, alcune ambasciate, come Sì, l'ambasciata nostra di Francoforte, che è stata eccezionale, sì, sì. appuntamento, fatto tutto. E lì abbiamo visto più che una filosofia italiana, una filosofia tedesca, Sì, quindi però con evidentemente l'efficienza italiana, con no? Erano l'efficienza italiana. bravissimi, persone molto gentili, educate. È stato veramente, È vero, non sì. voglio dire fare paragoni con Colonia e No, no, Stoccarda, lasciamo perdere. assolutamente. Comunque è anche vero che qui, quando è il Wochenende, cioè il fine settimana, Sì. la maggior parte non Qui ecco, lavorano, soltanto naturalmente i negozi, anche se da noi molti però protestano, chi lavora ad esempio come te, come commessa, perché si lavora i sabati, le domeniche. no, le domeniche no. Qui no. No, qui, no, no, Stavi però parlando dico in dell'Italia. Italia, lavori i Sì, sabati, domeniche. Qui per legge, al massimo un'azienda di abbigliamento o quant'altro può stabilire il massimo 4 domeniche all'anno. sì, se sono vicini 4 a un domeniche giorno di di festa. di festa, sì. E comunque devono essere decise prima e comunicate alla regione, cioè qui si chiamano Sì, i sì, land, quindi sì. il territorio.
perché se no tu non puoi decidere di sana pianta di lavorare la domenica. Quindi è No, la domenica qui per loro è Ruhetag, quindi si il giorno di sta a tranquillità, riposo, non si fa cioè di niente. riposo. Quindi anche Sì. questo dà, come dire, anche per quanto riguarda Una la sicura. vita, un pochino più di tranquillità. Beh, certo, assolutamente sì. Speriamo che con il nuovo Diciamo che questo governo non è che... speriamo che non vada a prendere, come si direbbe dalle parti nostre, le pedecagnole, le pedecagnole dell'Italia. Speriamo. Comunque è vero che in 10 Perché anni noi abbiamo visto un peggioramento, cambiamento, ragazzi. da Santa Merkel. No, cioè, no. Fino a questo che... Infatti a volte ci guardiamo e diciamo, ma se uno deve sta male, torniamo sì, al paese nostro. assolutamente. Poi, Anche se sì, non dimentichi, cioè noi ci torniamo anche 4 volte l'anno. Qualcuno sì, In assolutamente. Qualcuno, ecco, ho visto video dove dicevano, beh, vivere in Germania ti porta al discorso depressione, no? Però effettivamente la depressione può venire per tante cose. Certo. Diciamo che in Italia la depressione, secondo me, ti viene per problemi finanziari. Cioè che se anche non ce l'hai, alla fine ti arrivano i problemi, perché in Germania può darsi che ti arriva perché non c'è quella socialità italiana. Vabbè, certo, se sei un tipo a cui piace fare, che ne so, la chiacchierata al bar, la passeggiata e ti metti a chiacchierare a fare, se sei un tipo espansivo, solare. Certo, qui ognuno si fa gli affari suoi, certo devi veramente... Poi, ascolta, comunque qui si lavora, c'è un ritmo diverso, cioè sono due... Sì. Io non so neanche come dire, ma ritmo diverso, io qui mi sento sempre molto più stanca, anche se in Italia ho sempre fatto il doppio di quello che faccio qui. È vero. E devo dire che poi non hai neanche tanta voglia di stare lì a socializzare, a partecipare, eccetera, eccetera. Quando arriva il fine settimana c'è voglia di metterti a riposare e fare le cose tue. In Italia diventiamo due palline pazze ogni volta che andiamo. Però questo per dire che ti viene la depressione, perché se sei un tipo così, scordatelo. Ma io non so perché sarò io così, ma io parlo pure qua in Germania. Io sto aspettando l'autobus, non c'è persona che non si mette a parlare. Certo è che ti viene la depressione se tu non impari la lingua. Sì, se tu non riesci a comunicare anche un minimo. La comunicazione sta anche in quello. Anche perché poi con nazionali qui non è che creano molto comunità. Quindi, no, non è come 40 anni fa, che proprio no. Chi ti riceveva, quindi c'era il diciamo club, che più che altro la Verein di italiani. Aiuto, mi aiuti, ecco, una cosa di questo genere, quindi non c'è proprio dire, tranne in alcuni casi. Noi abbiamo degli amici che sono qui nel vicino Lussemburgo, quindi ogni tanto ci vediamo, però è anche vero che non c'è quella comunità, anche, come dire, che veramente come incontri al bar uno che neanche conosci mentre ha fatto chiacchiere. Sì. Beh, sono persone, sono molto riservate, un po' come al nord Italia, dai, adesso non facciamo troppe tazzine. Però ecco, abbiamo cercato di riassumere un pochino questi due aspetti proprio per... Questa è la nostra, naturalmente, la nostra impressione, quello che abbiamo vissuto e che viviamo noi. Abbiamo vissuto naturalmente nel Nord Rhine-Westfalen, che è la parte più a nord-ovest, e adesso siamo scesi e siamo più vicini a Lussemburgo, però sempre alla parte ovest. E già cambiano molto e già cambiano le mentalità, quindi per parlare poi della Germania, di com'è, non so questo. È difficilissimo. Mamma mia. Che la zona della Baviera sia molto più amichevole, molto più simile alla mentalità italiana. O a Friburgo, per esempio, mi hanno detto, certo, è il sud, però forse sarà anche vero. Vabbè, adesso abbiamo fatto giusto un... Cerchiamo di riordinare il caffè che non ci è stato portato prima. Una cosa, niente, il caffè è più buono in Italia. Assolutamente sì. Ci sono tedeschi che amano l'espresso, Sì, ma noi abbiamo la vicina che quando lei prende l'espresso, anche pure senza zucchero. Ma neanche
su quelli che sono, tra virgolette, ristoranti italiani qui che No, vendono no, l'espresso, no. quindi è un Fatevelo a caso. casa. Se lo facciamo a casa non ne Noi possiamo. facciamo tutto a Giusto, casa. ecco, quando facciamo questi video veniamo sì. al nostro Caffè Strasser 32. Va bene, ci ha fatto Ciao. piacere, alla prossima. Alla Ciao, ciao. prossima, ciao ciao.